Ciao a tutti e bentornato a chi mi segue già. Oggi voglio fare con voi un progetto carinissimo e facilissimo, sarà infatti adatto anche per le principianti. Ci basteranno pochissime cose, quindi 2 pezzi di stoffa dello stesso tipo di 32 cm x 22 cm e altri 2 pezzi di stoffa, sempre dello stesso tipo, di 32 cm x 22 cm. Lavoreremo con delle cuciture dritte con un punto dritto e quindi sarà un lavoro davvero semplicissimo. Avremo bisogno poi di un pezzettino di nastro. In questo caso questo nastro è da 1,5 cm, ma potete utilizzarlo anche di 1 cm o da 2 cm, insomma come voi preferite. Come vi ho detto sarà un progetto veramente facilissimo, quindi mettiamoci subito al lavoro. Ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei nuovi video, appunto, che usciranno sul canale. In questo caso non avremo bisogno di un cartamodello, faremo tutto quanto con le misure, ma sarà un progetto davvero facilissimo, ve lo assicuro. Quindi buona creatività a tutti!
Ed ecco qui il mio sacchetto portaovetti. L'avete già visto, ne ho fatto un altro tipo rosa con in contrasto appunto un rosa chiaro, e ho messo anche il nastrino appunto di raso in questo caso. Ovviamente potete metterlo anche più largo il nastrino, da 2 cm, 2 cm e mezzo. Come vedete si tengono anche in piedi con gli ovetti, quindi non c'è bisogno di fare diciamo gli angoli. A me piaceva così, volevo renderlo più semplice possibile proprio per chi si approccia diciamo con il mondo del cucito, quindi volevo renderlo più semplice possibile. Ecco, ve lo faccio vedere in questo modo così forse riuscite a vederlo meglio. Eccolo qua, ho sempre questo problema dell'inquadratura dall'alto. Io lo trovo veramente stupendo, questo e questo qui verde, che poi è un color Tiffany con la fantasia. Io volevo farvi vedere, perché ne ho fatto anche un terzo, questo sacchettino appunto lo possiamo riempire con gli ovetti, e vi volevo far vedere che, vista la grandezza, vi ho dato anche le misure prima, entra anche questo uovo qua, questo è il maxi sorpresa della Kinder. Come potete vedere entra perfettamente dentro, vedete? Diciamo che è un bel sacchetto, poi potete anche mettere dell'ovatta sotto o sopra per tenerlo più fermo, che è l'uovo quello da 100 grammi, eccolo qui. Quindi insomma parliamo di un bel ovetto. Finiti gli ovetti, voi potete tranquillamente fare come vi ho fatto fare per lo gnomo a Natale, fare il sacchetto con la sabbietta per il gatto, e una volta fatto il sacchetto con la sabbietta per il gatto lo infilate dentro, poi mettete l'imbottitura sopra e lo chiudete, e avete così un bellissimo fermaporta. Ed eccolo qua, quindi abbiamo il coniglietto che, se volete, potete mettere gli ovetti, i cioccolatini. Vi ho fatto vedere anche questo uovo grande della Kinder, quello là da 100 grammi, quindi insomma un bell'uovo dentro. Oppure, una volta terminato la festività, oppure una volta che avete finito gli ovetti ma è ancora Pasqua e tutto quanto, potete tranquillamente utilizzarlo come fermaporta. Bene, dunque a me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo sempre di attivare la campanella se non lo avete già fatto, e se il video vi è piaciuto di condividerlo. In questo modo aiutate il canale a crescere. Ciao!